Ciao! In questo video ti mostrerò come ho modificato la mia stampante 3D che monta un estrusore Bowden per sostituirlo con uno diretto. Vedrete come ho progettato il supporto e gli errori che ho fatto. Avere un estrusore diretto mi permetterà di stampare materiali flessibili con più facilità e sicurezza. Sto cercando di stampare alcuni componenti in TPU per un progetto molto figo che vedrete prossimamente. Per non perdertelo, ti consiglio di iscriverti e attivare la campanellina. Vediamo velocemente perché passare ad un estrusore diretto. Il gruppo estrusore è la parte delle stampanti FDM che spinge e scioglie il filamento. Questo componente è in perenne movimento. Di conseguenza vogliamo che sia il più leggero possibile per aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità. Il sistema Bowden è molto leggero perché la parte più pesante, ovvero il motore passo passo e la parte di ingranaggi che spinge il filo, viene montata sulla struttura della stampante e non sul carrello in movimento, dove rimarrà solo l'ottende. Questa riduzione di peso ci permette di aumentare la velocità di stampa. Il sistema Bowden è una scelta quasi obbligatoria per i produttori di stampanti economiche. Finché si stampa PLA, il sistema Bowden è perfetto, ma volendo stampare materiali flessibili, il sistema Bowden ci presenta i suoi limiti. Con un estrusore diretto, il filamento percorre un tratto brevissimo tra lo spingifilo e l'ottende, e questo fa sì che il filamento non fletta troppo nel suo percorso. La testina sarà sì più pesante e dovremo andare più piano, ma con i materiali flessibili si usano velocità già basse. Vediamo ora quali sono i componenti che ho utilizzato. In rete potete trovare alcuni progetti già fatti che vi permettono la conversione utilizzando estrusore, ottende e motore di serie, senza dover comprare nulla. Io però ho voluto installare in primis un motore Pancake, che è più sottile e leggero di quello standard, per contenere i pesi. Un estrusore dual drive, il clone del BMG, e infine installerò un ottendo All Metal V6 della i3D con i vari cablaggi. Vediamo perché ho scelto un estrusore dual drive. Questo è l'estrusore Bowden di serie sulla Finker SE, non è molto efficace. A sinistra vi è un cuscinetto che grazie alla forza di compressione della molla preme il filamento sulla ruota godronata che fa presa sulla plastica e lo spinge. Quindi il filamento viene trascinato solo su un lato, il lato a contatto con la ruota godronata. Il dual drive o doppia spinta, al posto di avere un semplice cuscinetto, ha una seconda ruota godronata collegata a quella principale tramite una dentatura. Questo gli permette di fare presa su entrambi i lati del filamento, garantendo più spinta soprattutto con i materiali flessibili. Il primo step è quello di progettare il tutto su Fusion 360. Ho smontato l'estrusore Bowden e ho scattato una foto al carrello dell'asse X della stampante, su cui avviterò il nuovo estrusore, che sarà fissato con 2 viti, esattamente come nell'originale, e in questo modo sarà semplicissimo smontare tutto il gruppo estrusore. Questa immagine mi servirà per ricalcare la forma esatta del carrello in modo più veloce dopo aver preso tutte le varie misure. A questo punto ho importato i modelli 3D dei componenti che andrò a installare e con molta pazienza ho disegnato il supporto per l'estrusore. Ho anche provato a realizzare un convogliatore di aria per il raffreddamento, fallendo miseramente per 2 motivi. Uno, non ho tenuto in considerazione l'ingombro della ventola, infatti quando l'ho montata sbatteva contro il profilato. E in secondo luogo la ventola di serie ha pochissimo flusso di aria e non ne spinge abbastanza per come ho pensato e disegnato il diffusore. Dopo aver stampato i pezzi necessari ho iniziato a montare. A un certo punto ho notato che la ghiera non era bloccata sul perno. Questo può causare diversi problemi di stampa. Assicuratevi sempre che la vite sia stretta e posizionata in corrispondenza del taglio piatto sul perno e non sulla parte tonda, altrimenti potrebbe slittare e muoversi. In questa ripresa ho fatto un errore, infatti ho posizionato l'ingranaggio nel verso sbagliato. State attenti che la vite sia dalla parte opposta del motore.
Per quanto riguarda il cablaggio, ho scelto di tagliare nettamente i cavi che già c'erano e di effettuare le saldature col nuovo cablaggio, perché non avevo né tempo né voglia di togliere i vecchi fili e passarne di nuovi, anche se sarebbe stato un lavoro migliore. Per collegare il motore passo passo ho utilizzato il cavo in dotazione come prolunga. In estremità ho installato il connettore JST maschio in modo da poterlo collegare al vecchio connettore senza ulteriori saldature. Per finire l'installazione dell'estrusore diretto non ci resta che andare a configurare il firmware della nostra stampante. Io vi mostro la configurazione per Marlin e per Clipper. Su Marlin ci basterà accedere al menu della stampante, andare su configurazione, impostazioni avanzate, passi millimetro o step millimetro, andare sulla voce passi millimetro E che sta per estrusore e impostare il numero corretto, in questo caso per un estrusore BMG è 415. Una volta selezionato il valore corretto ci basterà tornare indietro e il valore verrà memorizzato per la sessione corrente, quindi se andiamo a togliere l'alimentazione alla stampante il valore verrà eliminato. Dobbiamo quindi schiacciare su salva impostazioni per salvare il valore nella memoria EEPROM. Sul firmware Clipper invece ci basterà accedere alla nostra interfaccia web, in questo caso è Fluid, nella scheda configurazione e da qui accedere al file printer.cfg che contiene tutti i parametri di configurazione della nostra stampante e andare fino alla voce extruder e dovremo cambiare appunto la rotation distance. Clipper differisce da Marlin, infatti non utilizza gli step per millimetro ma utilizza un altro valore che però è facilmente calcolabile e vi lascio la formula qui. Una volta trovato il valore della rotation distance basterà inserirlo. Dovrò andare a cambiare anche il tipo di sensore in quanto ho eliminato il sensore vecchio, ho utilizzato il sensore in dotazione con l'estrusore V6 della i3D e andrò a scrivere dove c'è il sensor type ATC Semitech 104 GT2 che è appunto la sigla per il nostro termistore della i3D. Per finire non ci resta che avviare una sequenza di PID autotuning che andrà ad effettuare una serie di cicli di riscaldamento e raffreddamento per calcolare la massa termica del nostro estrusore e calcolare appunto i parametri per il controllo PID che renderà la temperatura più stabile durante le nostre stampe. In questo caso Clipper ci mostra qual è il suo vantaggio principale, ovvero quello di poter cambiare al volo ogni tipo di configurazione, ogni tipo di parametro della nostra stampante senza dover ricompilare tutto il firmware come accade per Marlin, ma questo lo vedremo in un altro video in cui parleremo di Clipper. Per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video e lasciare anche un mi piace, un commento. Inoltre nella descrizione di questo video troverai il link Amazon e i prodotti che ho utilizzato, se ti dovessero servire potresti comprarli tramite il mio link, io guadagnerò una piccola percentuale che aiuterà questo canale ad andare avanti e a portare sempre contenuti migliori. Ciao e alla prossima!